benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questo cappellino facile, veloce e con un tocco di eleganza con questo pompon bordeaux che a me piace davvero tanto. E quindi senza perdere altro tempo vi lascio al video. Per il nostro cappellino ho usato lo stesso filato che ho usato per fare lo scaldacollo Lori, ovviamente lo stesso uncinetto del numero 8, dopodiché mi sono procurata un pompon. Io l'ho voluto bordeaux e l'ho voluto di ecopelliccia. L'ho trovato al mercato stamattina, ma non avevo mai visto pompon così. Hanno il bottone, quindi dopo lo vedremo insieme, attaccheremo il bottone che a sua volta verrà attaccato al pompon. Poi ovviamente non lo dico mai, ma un metro da sarta, un ago per cucire e delle forbici. Non lo dico mai perché dopo è scontato che poi queste cose vengano usate. Allora, prima di iniziare il video del cappellino ho bisogno di fare una premessa. Questo cappellino è molto semplice, si svilupperà su un rettangolo. Quindi avremo bisogno di prendere la circonferenza della testa, che sarà la nostra parte più larga. Quindi la parte più larga sarà la circonferenza. Che però viene calcolata in questa maniera. Io ho 57 di circonferenza, però andrò a fare un rettangolo largo 48. Quindi da questi 57 ho tolto più o meno il 15% della misura e ho ottenuto 48 cm. Quindi con la calcolatrice del telefono ho fatto 57 meno 15% e mi ha dato il 48, qualche cosa che adesso non mi ricordo, però 48 va bene. Eventualmente, se non volete fare calcoli, o lo continuate a provare o tenete vicino un cappellino e continuate a misurare. Mentre per quel che riguarda l'altezza ho preso la misura dal centro testa fino a sotto il lobo dell'orecchio. Dopo, se volete, questa cosa ve la lascio nel box informazioni. Quindi per ottenere queste misure cosa ho fatto? Prima di tutto ho preso il filo che per quel che riguarda il mio caso sono 26 centimetri. Quindi siccome lavoreremo da destra verso sinistra, se vogliamo, no? Quindi l'inizio del lavoro sarà calcolato per l'altezza della nostra fascia che andrà a formare il cappellino. Io per arrivare a 26 centimetri ho montato 27 catenelle. Fatte le mie 27 catenelle, che corrispondono a 26 centimetri, aggiungo una catenella che userò per girare e andrò a lavorare a punto basso ogni catenella che ho a disposizione. Quindi ho fatto la mia catenella per girare, sono entrata in quella successiva, ho lavorato un punto basso, entro in quella dopo, lavoro un punto basso, entro in quella dopo ancora, lavoro un punto basso e lavorerò un punto basso per ogni catenella che ho a disposizione. Una volta lavorate tutte le catenelle con i punti bassi è molto semplice. Riprendiamo in mano il nostro lavoro, facciamo una catenella per girare che non conteremo come punto e andremo a lavorare tutti i punti a punto basso nella costina dietro della nostra catenella. Quindi se noi guardiamo, il punto basso è formato da due costine, no? Che formano una catenella. Noi andremo nel punto che abbiamo subito sotto dietro e lavoriamo un punto basso. Teniamo il lavoro verso di noi. Non prendiamo tutto il punto come faremmo di solito così, ma prendiamo la costina che abbiamo di dietro. Entro
praticamente nel punto così in maniera perpendicolare e esco con solo una costina. E lavoriamo un punto basso per ogni punto basso che abbiamo a disposizione della riga sottostante. Ed ho finito la riga numero 2. Ora per iniziare la riga numero 3 faremo lo stesso. Praticamente tutto il lavoro è tutto qui. Una catenella per girare che non conteremo come punto, giro il lavoro e prendo la costina dietro del punto che ho sottostante e faccio un punto basso. Entro in quello dopo e faccio un punto basso. In quello dopo ancora un altro punto basso. E così otterremo questo effetto finta costa elasticizzato e bello compatto, bello caldo per l'inverno. Ora io andrò a lavorare finché avrò raggiunto i miei 48 centimetri. Una volta che ho finito il mio rettangolo che misura 48 per 26 e andremo a tagliare il filo, quindi faccio il nodino di sicurezza, taglio il filo, lo taglio piuttosto lungo perché dovrò chiudere poi il cappello e andare a stringere la circonferenza. Tiro il filo, una volta ripiegato in due il rettangolo dovremo andare a cucire, quindi cuciremo in questa maniera. Dove ho il punto prenderò il punto intero e dove ho la catenella prenderò la costina della catenella. Punto intero, costina della catenella. Punto intero e costina della catenella. Cerchiamo di lasciare il lavoro piuttosto morbido in modo che sia sì ben chiuso ma che non tiri, perché poi rischieremo di avere un effetto arricciato sulla cucitura. Vado avanti finché ho finito di cucire il lato del cappello. Una volta chiusa la cucitura, ho fatto l'ultimo punto, andremo a fermare in modo che non tiri, perché poi dovremo andare a stringere il cappello. Quindi facciamo un nodino per fermare il filo. Ne facciamo anche un altro. In modo che la nostra cucitura resti ben ferma. Ora entreremo nei punti un po' a caso, facendo un punto tipo imbastitura. Sempre questo lavoro lo faremo dal rovescio del cappello, E man mano tiriamo anche. E una volta che abbiamo finito, non verrà chiuso del tutto, andremo a lavorare a croce, incroceremo i punti in modo da fermarlo ben chiuso. Quindi sono qui, entro qui.
Qui acceleri, Marica. Poi se è il caso passo attraverso i punti che ho usato per stringere. Ok, adesso è chiuso, quasi. Ora è chiuso davvero. Vado a fermare molto bene il filo. Lo faccio passare attraverso qualche punto e taglio. Il nostro cappellino adesso si presenta così. Dopo aver chiuso il cappello prendo un ago più sottile, un filo più sottile, perché devo attaccare, nel mio caso appunto, il pompon col bottone, e il filo che ho usato e l'ago che ho usato per chiudere non ci passerebbero. Quindi vado ad attaccare il bottone. E con questo è tutto, il video è finito, spero di avervi dato un'idea in più, un suggerimento in più, magari un modo per realizzare qualche regalo per Natale, visto che il tempo stringe, non è mai abbastanza e di solito siamo sempre a corto di idee. E come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina che vi terrà aggiornati su ogni video che pubblicherò. Inoltre vi ricordo che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao e ci vediamo al prossimo video.